Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Questa mattina dovete sapere che mi sono alzato con l'intento di raccontarvi, qualcosa di nuovo. Come avete dedotto sicuramente dal titolo, voglio parlarvi proprio della guerra della Russia in Ucraina. Infatti mi sono subito messo su internet a cercare un po' di informazioni, cose del genere, e ho trovato davvero, raga, delle cose terrificanti. Ma prima di iniziare, raga, mi raccomando, mettetevi comodi, preparatevi il vostro snack preferito perché vi servirà, perché è un video abbastanza lungo. Iscrivetevi a questo canale, attivate tutte le campanelline e commentate. Ma iniziamo subito. La prima cosa che hanno voluto farci credere è che la Russia ne esca vincitrice da questo conflitto, cosa assolutamente non vera. Oppure la Russia vince la guerra o sarà la terza guerra mondiale. Un altro punto è che il sostegno all'Ucraina delle armi da parte dell'Occidente sta creando un'escalation della situazione, peggiorando le sofferenze. E l'unica via verso la pace è la demilitarizzazione dell'Ucraina. Tutto falso, raga, tutto fintissimo. Sentite invece davvero qual è la realtà. La notevole resistenza dell'Ucraina e la sua determinazione, e non solo, ma anche il suo eccezionale spirito combattivo, hanno dimostrato più di una volta che le prospettive del Cremlino di aggressione lasciano presagire tutto fuorché una vittoria. Il mondo ha boicottato la Russia, chiedendo l'immediata cessazione dell'offensiva in Ucraina e il ritiro incondizionato delle truppe russe al di fuori dell'Ucraina. Tutto questo riconosciuto a livello internazionale. Da quando la Russia ha provocato questa non guerra di 3 giorni, l'Ucraina ha contrastato con successo l'avanzata degli invasori, contrattaccando e liberando un numero impressionante di territori dal controllo militare temporaneo russo. Le forze ucraine, pensate un po', che hanno inoltre eroso in un modo terribile tutto l'arsenale militare russo. La perseveranza dell'Ucraina di fronte a un nemico così potente come la Russia è un vero e proprio esempio di cosa significa determinazione e coraggio. Il sostegno militare da parte dell'Occidente all'Ucraina si sta rivelando ogni giorno sempre più decisivo, aiutando l'Ucraina a esercitare il proprio potere difensivo sancito proprio dalla Carta delle Nazioni Unite. Le proposte russe per un negoziato di pace o per un cessate il fuoco non sono sincere affatto e presentano delle acrobazie nel campo delle pubbliche relazioni. Tali proposte rivelano a un'attenta analisi l'atteggiamento imperialistico della Russia, che chiede all'Ucraina di arrendersi e, pensate un po', di consegnare ulteriori parti del loro territorio e addirittura della sua sovranità. La vera strada verso la pace è il ritiro completo delle truppe russe fuori dai confini dell'Ucraina, riconosciuti a livello internazionale, e il completo abbandono da parte della Russia della sua politica di aggressione. La Russia ha avviato in Europa una guerra in palese violazione del diritto internazionale e in particolar modo delle carte delle Nazioni Unite. La pace non può essere ottenuta lasciando un'Ucraina disarmata di fronte a una Russia fortemente militarizzata che non ne riconosce la sovranità e non nasconde gli appelli popolari di genocidio. Ma raga, arriviamo al secondo falso mito. La Russia è in guerra contro l'Occidente. In Ucraina è in atto una guerra per procura della NATO, in cui l'Ucraina è solo ed esclusivamente il campo di battaglia. E la Russia, sapete cosa dicono? Che si limita solamente a difendersi dall'aggressore. Ma ascoltate qua quest'altra diceria. Dal 24 febbraio del 2022, quando la Russia ha lanciato un'invasione su larga scala del paese, l'Ucraina non ha mai smesso di difendersi. Le false informazioni su cui l'Ucraina sarebbe l'aggressore costituiscono una classica tattica di manipolazione al servizio del Cremlino, a rappresentare la Russia come vittima e a distogliere l'attenzione dell'opinione politica del fatto che il vero aggressore invece è la Russia. Benché questa versione dei fatti è chiaramente assurda per la maggior parte del mondo, in Russia, grazie a un contesto dell'informazione sempre chiuso in se stesso, essa funge da esortazione a serrare le fila per mobilitare il sostegno dell'opinione pubblica alle politiche autoritarie del Cremlino. Le attività di disinformazione al servizio del Cremlino, intese ovviamente a diffondere la menzogna che in Ucraina la Russia sta combattendo contro l'Occidente, sono aumentate di intensità dopo il successo della controffensiva ucraina. Gli esperti di disinformazione pro-Cremlino sono particolarmente inclini a difendere questa versione dei fatti ogni volta che l'Ucraina riceve un sostegno militare dai suoi partner occidentali, oppure quando la Russia perde terreno nei territori ucraini temporaneamente occupati. Né l'Unione Europea, né l'Occidente, né la NATO hanno dichiarato guerra alla Russia.
L'UE, gli USA e molti altri stati, membri ovviamente della NATO, forniscono assistenza militare all'Ucraina per aiutare il paese a respingere l'aggressione non provocata dalla Russia, ma udite udite non sono coinvolti nel combattimento. Ma arriviamo al terzo falso mito, ovvero che l'Ucraina cerca di procurarsi ordigni nucleari, attacca le infrastrutture nucleari civili e nasconde armi nelle centrali nucleari. Ma non è finita qui, raga. Dicono che l'Ucraina sta mettendo a punto una bomba sporca e per questo motivo sarebbe legittimo da parte della Russia di armi militari tattiche contro l'Ucraina. Qui si tratta di un groviglio di informazioni che è veramente difficile da sbrogliare, nonostante la tattica sia ben chiara. La retorica allarmista punta a sfruttare la naturale avversione dell'opinione pubblica agli armamenti nucleari e una retorica nucleare sempre più belligerante nei confronti dell'Ucraina ed è stata uno dei fili conduttori delle narrazioni della guerra al servizio del Cremlino. Nonostante le continue accuse del Cremlino, non ci sono assolutamente prove del fatto che l'Ucraina abbia lavorato alla realizzazione di bombe nucleari, da utilizzare non solo contro la Russia, ma anche contro chiunque altro. Di fatto l'Ucraina è un paese libero da armi nucleari fin dal 1994, anno in cui ha firmato il Memorandum di Budapest. Pensate raga che è uno dei pochi paesi al mondo ad aver rinunciato a un arsenale nucleare, avendo eliminato tutti gli armamenti ereditati dall'Unione Sovietica. La Russia invece ha agevolmente dimenticato l'impegno assunto con la firma del trattato, ovvero quello di rispettare l'indipendenza, la sovranità e i confini dell'Ucraina. Il Cremlino inoltre è sempre pronto a utilizzare l'argomento delle armi nucleari e sapete perché? Per allontanare da sé le colpe a proferire minacce appena velate o a fare ricorso al ricatto nucleare a sostegno dell'aggressione. Creare l'immagine di un animale braccato e però dotato di armamenti nucleari, come tra l'altro sottolineato a più riprese dai demagoghi pro-Cremlino, va tutto ovviamente a vantaggio di quest'ultima. Pensate un po' che la Russia ha utilizzato le sue accuse secondo cui l'Ucraina sta cercando di sviluppare una bomba sporca, come infatti vi ho detto all'inizio della descrizione, di questi falsi miti, chiamiamoli così, come pretesto per un'ulteriore escalation. Infatti l'Ucraina ha persino invitato la IAEA a ispezionare i propri siti, che secondo la Russia sarebbero utilizzati per creare appunto quest'arma sporca. Sta di fatto che l'agenzia non ha mai ravvisato alcuna prova che l'Ucraina sta mettendo in atto un piano così devastante e che l'Ucraina appunto non sta proprio facendo nulla di tutto ciò. Altrettanto infondate sarebbero le informazioni che l'Ucraina starebbe danneggiando in qualche modo intenzionalmente le proprie strutture nucleari. In realtà l'Ucraina e gli USA hanno cercato a più riprese di allentare la tensione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La Russia invece si è resa protagonista di molte azioni sconsiderate, aventi per oggetto tale impianto. Pensate che ha trasferito attrezzature militari e truppe all'interno della centrale, ha utilizzato le zone circostanti come base per il lancio di razzi e missili, assumendo inevitabilmente il controllo della struttura e interrompendo a più riprese la linea elettrica. La IAEA non ha confermato alcun bombardamento o attacco che sia da parte dell'Ucraina, né prima né dopo le accuse formulate dal Cremlino. Ma raga, è arrivato il momento di parlarvi del quarto falso mito, dove dice che tutta l'Europa aveva sostenuto l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista, come ora invece l'Europa sostiene l'Ucraina nazista. La Russia non fa altro che proseguire la propria guerra patriottica in Ucraina per sradicarvi l'universo nazista, cosa assolutamente falsa. Infatti per anni abbiamo seguito da vicino l'utilizzo da parte del Cremlino dell'argomentazione dello spettro nazista. Per tutto il corso della guerra il Cremlino ha utilizzato ripetutamente questo ovviamente comodo elemento di disinformazione al fine di disumanizzare e infamare gli ucraini. La rappresentazione di una Russia capace di domare il nazismo proposta da Putin è un classico esempio di proiezione, una strategia per allontanare da sé la colpa delle proprie azioni distruttive. Le accuse secondo cui l'intera Europa avrebbe sostenuto l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista sono decisamente stravaganti e stravolgono completamente tutta la storia. In realtà, già nel 1942, la coalizione anti-hitleriana comprendeva 26 stati, come pure i governi in esilio dei paesi europei occupati. L'asserzione della Russia su cui starebbe combattendo il nazismo, finalizzata a provocare una forte risposta psicologico-emotiva, non
costituisce affatto una manipolazione, ma è assolutamente ridicola. In particolare considerando il fatto che il Cremlino fa perno su una retorica apertamente antisemita. Ma passiamo al quinto falso mito, ovvero che l'Ucraina è uno stato artificiale e non è affatto uno stato sovrano e il territorio ucraino fa storicamente parte della Russia. Le popolazioni che vi abitano hanno liberamente espresso la propria opinione politica di fare ritorno in Russia e la Russia ha pertanto un dovere patriottico di liberare e proteggere tali popolazioni. Ma l'Ucraina in realtà è uno stato sovrano, con una propria identità e una lunga storia. Negare l'esistenza dell'Ucraina come stato, e non solo ma anche la sua sovranità, è una strategia di disinformazione che i fautori del Cremlino utilizzano ormai da anni. Quando la Russia ha cercato di giustificare l'annessione legale di territori, organizzando referendum farsa nei territori temporaneamente occupati in Ucraina, non è stato affatto una sorpresa che l'ecosistema della disinformazione al servizio del Cremlino si sia messo nuovamente in moto. E sapete perché? Ovviamente per mettere in discussione la sovranità dell'Ucraina. I sostenitori del Cremlino hanno spesso utilizzato il revisionismo storico come tattica di manipolazione per orientare il discorso pubblico verso sostegno alle attuali politiche del Cremlino, compresi i tentativi di annessione illegale di territori temporaneamente occupati in Ucraina. Ma attenzione ragazzi, perché l'ossessione di Putin di riscrivere completamente tutta la storia è ben documentata. I referendum farsa non avevano assolutamente nulla di libero e di democratico. Pensate un po' che gli elettori sono stati costretti a votare da soldati armati che sono passati di porta in porta a raccogliere voti, in diretta violazione della Costituzione ucraina. Tutto questo intero processo ha rappresentato una violazione del diritto internazionale della Costituzione ucraina ed è stato condannato dalle risoluzioni delle Nazioni Unite sull'annessione. La decisione di attenersi tali territori illustra il carattere imperialistico della guerra avviata dalla Russia. Ragazzi, se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, tempestatelo di like, commentate e condividetelo su tutti i vostri social. Ma ora andiamo avanti perché non è finita qua. Infatti ci sono altre informazioni false. Sentite qua. La sesta falsa informazione che ci hanno sempre voluto far credere è che in Ucraina la Russia combatte per l'imperialismo e il neocolonialismo occidentali per creare un ordine mondiale multipolare in cui i paesi non interferiscono nei loro rispettivi affari interni. Ma la verità, raga, è che il regime del Cremlino cerca di profilarsi pubblicamente come anti-imperialista e anticolonista. Tuttavia, la brutale guerra della Russia contro l'Ucraina ha messo effettivamente in luce le ambizioni imperiali e coloniali della Russia nei confronti nei paesi vicini in Europa, in particolar modo nel Caucaso e in Asia. Con l'avvio della guerra orientale dell'Ucraina nel 2014, l'annessione illegale della Crimea lo stesso anno e l'inizio di un'invasione su vasta scala nel 2022, la Russia ha palesemente violato il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, minacciando la pace, la sicurezza e la stabilità mondiale. Il 2 marzo del 2022 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato a stragrande maggioranza una risoluzione che respingeva la brutale invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa e chiedeva alla Russia di ritirare immediatamente le loro truppe e di rispettare infatti il diritto internazionale. Ma nell'ottobre del 2022 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato a stragrande maggioranza i tentativi della Russia di annettere 4 regioni contemporaneamente dall'Ucraina a seguito di un referendum farsa. La condanna a livello mondiale dell'aggressione militare della Russia a un pacifico paese vicino dimostra che la Russia è sola e violata. Raga, andiamo al settimo falso mito. Sentite qua. Poiché l'Ucraina si è resa per anni colpevole di un genocidio nel Donbass, la Russia è dovuta intervenire per difendere la popolazione. L'Ucraina inoltre conduce operazioni sotto falsa bandiera e inscena atrocità per poi accusare la Russia di crimini di guerra. Raga, assurdo. Accusare l'Ucraina di crimini di guerra e di genocidio è probabilmente una delle più odiose menzogne diffuse dalla campagna di disinformazione al servizio del Cremlino. Con genocidio si intende l'annientamento deliberato e sistematico di persone a causa dell'origine etnica, della nazionalità, della religione e anche della razza. Un piano di questo tipo, ragazzi, non è mai esistito in Ucraina e non vi è alcuna prova a sostegno delle accuse infamanti da parte della Russia. Uno degli esempi più lampanti di come la Russia cerchi
cerchi di far ricadere sull'Ucraina i propri crimini riguarda l'atrocità commesse dai soldati russi a Bucha. L'accusa che l'Ucraina abbia condotto delle operazioni sotto falsa bandiera per incolpare la Russia è tanto falsa quanto vergognosa. Al contrario, i crimini della guerra della Russia sono già stati oggetto di indagini a Bucha, Irpin e Mariupol e anche in altri luoghi. Inoltre, attacchi deliberati della Russia contro civili e infrastrutture, tra cui scuole, ospedali e quartieri residenziali, sono ben documentate. Ad esempio a Cherniv, Mariupol, Kharkiv e non solo, ma anche altrove. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, essi potrebbero configurarsi come veramente reali crimini di guerra. Ma ragazzi, andiamo all'8º falso mito. La Russia combatte in Ucraina una guerra santa contro satanisti per proteggere il cristianesimo e i valori tradizionali. Per quanto eccentrica possa sembrare questa accusa, la Russia ha frequentemente asserito di combattere, pensate un po', una guerra santa contro Satana. E sapete per cosa? Per giustificare appunto la guerra provocata da loro in Ucraina. Nelle prime settimane, nei primi mesi di guerra, il Cremlino ha fatto spesso riferimento a una presunta diabolica alleanza dell'Ucraina contro le forze dell'Ade per spiegare la mancanza di progressi delle forze russe sul campo di battaglia. Spesso i fautori della disinformazione al servizio del Cremlino, in particolare Vladimir Solovyov, associano al flusso di false informazioni e accuse infondate nei confronti dell'Ucraina, secondo le quali il paese starebbe cercando di distruggere la Chiesa ortodossa. Queste nauseanti, chiamiamole così, tattiche di manipolazione hanno preso vigore nel 2019, anno in cui la Chiesa ortodossa ucraina ha ottenuto lo status di Chiesa indipendente. Ma non è finita qui, perché nel novembre del 2022, dopo l'annuncio del governo ucraino, intendeva proporre una legge per bandire le chiese affiliate russe. Demonizzare l'Ucraina e i suoi partner occidentali, come ad esempio i fedeli senza Dio, va di pari passo con la disinformazione al servizio del Cremlino, secondo cui l'Occidente intende distruggere i valori tradizionali e presentando invece la Russia come protettrice di questi valori tradizionali. La retorica sulla protezione dei valori minacciati, impegnata tra l'altro di omofobia, sfocia spesso e volentieri in un vero e proprio incitamento all'odio.